Buongiorno e rieccoci qui sull'italiano per tutti, step by step, per continuare a imparare la coniugazione dei verbi con i quali potremo in seguito costruire le nostre frasi. Nella lezione scorsa abbiamo imparato insieme a coniugare i verbi regolari del primo gruppo. Ti ho lasciato con un esercizio da svolgere consistente nella coniugazione di 4 verbi. Il primo era il verbo imparare. Al presente dell'indicativo questo verbo fa imparo, impari, impara, impariamo, imparate, imparano. Il secondo verbo era usare. Questa è la sua coniugazione. Uso, usi, usa, usiamo, usate, usano. Portare ci dà invece porto, porti, porta, portiamo, portate, portano. Il quarto e ultimo verbo è ascoltare. Se lo coniughiamo otteniamo ascolto, ascolti, ascolta. Ascoltiamo, ascoltate, ascoltano. Perché parlo spesso di verbi regolari? Esistono anche verbi irregolari? Eh sì, nel primo gruppo ne troviamo solo 4. Sono i verbi dare, stare, andare e fare, di cui parleremo prossimamente. Si definisce irregolare un verbo che non segue la regola in materia di radicale o di terminazione. Quindi un verbo il cui radicale non è identico per tutte le persone soggetto, o un verbo le cui terminazioni non seguono il modello che ti ho descritto nella lezione precedente. Esistono poi 2 sottogruppi di verbi che sono leggermente irregolari. Vediamo perché. Il primo sottogruppo comprende i verbi terminanti in are che presentano davanti alla A della terminazione una C o una G. Per esempio il verbo giocare. Seguiamo il modello classico, quindi abbiamo individuato il radicale, abbiamo separato la terminazione are dal radicale, ricopiamo il radicale in corrispondenza di ognuna delle persone soggetto. Se seguiamo il modello classico, la coniugazione sarebbe gioco, gioci, gioca, giociamo, giocate, giocano. Perché ti ricorderai che la C può avere 2 suoni in funzione della vocale o della consonante che la segue. Ha il suono duro quando è seguita da una vocale come la O la A, ha il suono debole quando è seguita dalla I o dalla E. Al primo gruppo abbiamo un'esigenza, che è quella di pronunciare la C sempre con il suono duro. Per farlo dobbiamo intervenire sulla seconda persona singolare, dove il suono sarebbe gioci, e sulla prima persona plurale, dove altrimenti dovremmo pronunciare giociamo, con eliminazione all'orale della I. Questa esigenza è risolta con l'aggiunta di una particella che si chiama infisso. Aggiungiamo una lettera che è la H alla seconda persona singolare e alla prima persona plurale, lì dove il suono della C sarebbe cambiato. Grazie alla H, la C verrà pronunciata con un suono duro, quindi K, perché la C
prende il suono duro quando è seguita da una consonante, così come dalla O, dalla A e dalla U. Per questo la coniugazione del verbo giocare, il cui accento tonico si trova sulla O, del radicale, alla prima, seconda, terza persona singolare e alla terza persona plurale, e si trova sempre sulla A della terminazione, sarà gioco, giochi, gioca, giochiamo, giocate, giocano. Questo modello di coniugazione si applica a tutti i verbi che terminano con care, quindi anche pescare, giudicare, cercare, giocare. La stessa cosa succede, abbiamo detto, con i verbi che hanno la terminazione gare. Perché anche la G presenta la stessa caratteristica della C, ossia quella di cambiare il suono in funzione della vocale da cui è seguita. Prendiamo il verbo pagare. Ricopio il radicale in corrispondenza di ognuno dei pronomi personali soggetto e seguiamo il modello di coniugazione che abbiamo visto per i verbi che hanno la terminazione care. Care e gare si coniugano quindi nello stesso modo, aggiungendo la lettera H lì dove il suono, in presenza di una vocale come la I, il suono della G sarebbe cambiato. Non vogliamo questo. Vogliamo sempre pronunciare la G con il suono duro, quindi G. Pago, paghi, paga. Paghiamo, pagate, pagano. Questo modello si applica a tutti i verbi che hanno la terminazione gare, quindi anche a navigare, pregare, fregare. Un altro sottogruppo di verbi all'interno del primo gruppo, quindi dei verbi terminanti con are, che è leggermente irregolare, è quello dei verbi che davanti alla terminazione are presentano una lettera I. Per esempio, studiare. Riprendiamo il solito modello, quindi ricopiamo il radicale alla prima, alla seconda, alla terza persona singolare e a tutte le altre persone plurali. Cosa succede? Succede che alla seconda persona singolare e alla prima persona plurale ci ritroviamo con una doppia I. Sappiamo che in italiano quasi mai abbiamo in successione due vocali identiche. La soluzione in questo caso qual è? È quella di eliminare la I del radicale. In questo modo pronunciamo studio, studi, studia, studiamo, studiate, studiano. Ti ricordo la posizione dell'accento tonico che si trova sempre sul radicale alle prime tre persone del singolare e alla terza persona plurale. Si trova invece sulla terminazione alla prima e alla seconda persona plurale, esattamente sulla U. Quindi leggiamo studio, studi, studia, studiamo, studiate, studiano. Tutti i verbi che hanno la terminazione iare seguono questo modello, quindi anche
mangiare, odiare. Per consolidare le nozioni che abbiamo visto insieme oggi, ti invito a svolgere questi esercizi. Si tratta di coniugare il verbo che trovi tra parentesi in funzione del soggetto in modo da formare delle frasi di senso compiuto. A volte ho scritto io qua la persona alla quale il verbo deve essere coniugato, altre volte non l'ho scritto perché ci sono elementi che ti permettono di capire chi è il soggetto della frase. Sono tutti verbi del primo gruppo, quindi are, evidentemente, che è quello che abbiamo imparato a coniugare finora. Facciamo insieme il primo, così avrai una pista per i successivi. Roberto, terza persona, un verbo in are, la terminazione corretta, una volta che isoliamo il radicale dalla terminazione, sostituiamo are con la terminazione della terza persona singolare corrispondente al soggetto Roberto, quindi otteniamo Roberto lavora. La A. Gli altri esercizi li fai tu. La settimana prossima vedremo insieme quali sono le risposte corrette. Buon lavoro, ci vediamo tra 7 giorni.